questo video presentiamo un filato artistico, la Magic Ball, che a nostro parere è tra i più divertenti da filare perché racchiude in sé diverse tecniche nella lavorazione e il risultato finale diventa davvero unico e coloratissimo. Consigliamo di provare a realizzare questo filo a chi abbia un po' di pratica con la filatura a spessore variabile o fiammato e con le strutture a bozzoli. In questo video aggiungeremo qualche tecnica nuova insieme. Dobbiamo avere a disposizione qualche rocca di fili da doppiatura di colori diversi tra cui scegliere, un buon assortimento di pietre dure, perline, argenti o altri tipi di inserti, un ricco assortimento di fibre di diversi colori, tra cui possibilmente anche materiali vegetali. Ora disponiamo le fibre in ordine sul nostro piano di lavoro e iniziamo a pensare a un possibile sviluppo dei colori e delle strutture. Ad esempio, possiamo pensare di accostare zone a colore solido con zone di fibre miscelate. Consigliamo di mantenere almeno una striscia totalmente bianca o nera. Noi abbiamo preparato i blend con la cardatrice, ma è possibile utilizzare l'attrezzatura che preferite. Una volta pronta la sequenza, scegliamo il filo di doppiatura dal colore che più ci convince. Possiamo andare a contrasto oppure in tonalità, secondo il nostro gusto. Può essere utile, almeno le prime volte in cui creiamo questo tipo di filato, tenere la sequenza montata accanto a noi. Come abbiamo accennato, in pratica fileremo le nostre sezioni una dopo l'altra, semplicemente unendo le diverse fibre nella filatura del primo capo. Per semplicità, la prima e l'ultima sezione le costruiremo di spessore costante e mediamente spesso. In questo caso abbiamo utilizzato un nastro di lana di colore verde solido. Proseguendo quindi nella seconda sezione, che nel nostro esempio è un blend di lana, lino e cotone, iniziamo a fare un bel fiammato, con l'attenzione di lasciare tratti sottili lunghi almeno 15 o 20 cm. È ideale che le parti più spesse siano abbastanza corte perché le forme che andremo a creare saranno nette e compatte. La terza sezione, in questo caso, è un nastro di lana bianco. Per questo impostiamo invece una fiammatura decisa, lasciando tratti sottili di 5-10 cm e tratti spessi ben compatti e sostanziosi. La quarta sezione è un blend di fibre di lana, lino e ramier. Possiamo filarla nuovamente a spessore costante o a onde, ma dolci e più distanziate questa volta, e con un'alternanza morbida senza variazioni troppo ampie di spessore. Per la quinta sezione, un nastro di lana merino tinta unita, ci prepariamo ad una filatura piuttosto sottile, quantomeno un po' più sottile rispetto al resto delle sezioni costanti fatte finora. La sesta sezione può nuovamente essere libera, più o meno sottile o ondulata, secondo la nostra preferenza. Utilizziamo in questo caso un nastro tinto multicolore. La settima sezione, di nuovo un blend di fibre diverse, può essere filata ancora in maniera morbida e libera, in sintonia con il tratto precedente. L'ottava sezione, nel nostro esempio, è la penultima e sarà un bel fiammato morbido ottenuto utilizzando un nastro di lana tinta unita con un'alternanza abbastanza pronunciata degli spessori. Per l'ultima sezione utilizziamo un nastro di lana merino miscelata in blend di diversi colori, che come dicevamo andrà a chiudere il filato così come lo abbiamo iniziato, con uno spessore medio e costante. Ecco pronta la nostra bobina per la prossima fase. Prima di iniziare però dobbiamo andare a preparare anche il nostro filo di doppiatura. Entrano in gioco ora gli inserti, che ci serviranno per impreziosire le sezioni a spessore o colore costante. Possiamo puntare sull'uso di pietre dure, su perline colorate per un tocco più divertente o su inserti metallici argenti. Nel nostro esempio scegliamo un mix di tutti questi. Prima di infilare gli inserti nel filo di doppiatura, ricordiamo di controllare che passino agevolmente dal foro di ingresso del nostro filatoio, perché altrimenti il lavoro diventerebbe inutile. Consideriamo almeno una ventina di pezzi per un etto di filato.
Ora posizioniamo il filo a un lato del filatoio e la bobina in quello opposto, quindi memorizziamo a ritroso le sezioni preparate in bobina. La prima sezione che ci troviamo a ritorcere è l'ultima filata nel primo capo. Iniziamo quindi la ritorcitura, considerando che nella prima e ultima sezione del filato può essere consigliabile non inserire inserti o strutture complesse, perché potrebbero essere le parti di un lavoro a maglia o uncinetto in cui si devono avviare o chiudere le maglie. Filiamo così la prima sezione liscia. Ora ci troviamo la prima sezione fiammata e possiamo doppiarla a onde per iniziare a dare un po' di movimento. Nella terza sezione abbiamo preparato uno spessore costante che può essere perfetto per inserire gli inserti. Vediamo come procedere. Arrivati al punto in cui agganciare il primo, lo tratteniamo con le dita per non farlo scorrere lungo il filo di doppiatura. Poi lo lasciamo arrivare nel punto in cui si incontrano i due capi del filato e lo ancoriamo semplicemente facendo ruotare il filo di doppiatura intorno al primo capo fatto a mano. Proseguiamo con gli altri inserti distanziandoli come preferito. Bisogna porre molta attenzione che gli inserti non si incastrino nella ruota rompendo il filo di doppiatura. In questa sezione lasciamo nuovamente che il filato si ritorca morbido per equilibrare la parte precedente impreziosita e, come vedremo tra poco, anche la successiva. In questa sezione avevamo preparato il primo capo per lavorare una struttura particolare che in inglese si indica col termine snarl. Svolgiamo dalla bobina un po' di filo e notiamo che questo tende ad avvolgersi su se stesso. Procediamo nella ritorcitura cercando di non far tendere il filo per non perdere questi riccioli. Quando incontriamo il primo, lo blocchiamo alla base con le dita e poi lo ancoriamo al resto del nostro filato con 2 passaggi del filo di doppiatura intorno e poi procediamo con il successivo. Può essere interessante provare a fare snarl corti ma piuttosto ravvicinati oppure più lunghi e diradati. In questa sezione troviamo un capo ondulato e composto da fibre cardate, che già da sole rendono interessante il filo e pertanto potremmo doppiare questa parte liberamente. Se abbiamo optato per gli inserti, possiamo inserirne qualcuno qui, considerando che nelle porzioni più sottili i nostri preziosi risalteranno maggiormente. Siamo arrivati alla quarta sezione impostata per il primo capo. Per questa avevamo impostato una fiammatura decisa, una preparazione perfetta per creare delle conchiglie ben pressate o super coils. A noi piace molto abbinare queste forme al nastro bianco di lana. Potete vedere nel dettaglio come formare un bozzolo in uno dei video dedicati. Arriviamo ora ad affrontare l'ultima struttura nuova, che si adatta al meglio con fili dal corpo ondulato e composti da fibre cardate e ben compattate. Quindi, quando arriviamo alla prima porzione spessa del capo filato a mano, dovremo farla avvolgere intorno ad un dito. Ora facciamo avvolgere il filo di doppiatura con un paio di passate intorno a questo punto di ancoraggio e noteremo che si sarà formata come uno spicchio di sfera che emerge dal filato. Con un po' di pratica nella filatura del primo capo potremo creare delle vere e proprie palline di fibra molto coese. Chiudiamo quindi la nostra Magic Ball con una doppiatura liscia e morbida, come nella sezione di apertura, in modo che il filato sia bilanciato e, come dicevamo, più facile da lavorare. Abbiamo terminato il nostro filato. Lo svolgiamo dalla bobina formando un gomitolo per evitare di sollecitare troppo le parti di filato che contengono gli inserti. E da questo creiamo poi la matassa con il lead di noddi, per poterne ammirare tutte le sue unicità. È immediato notare che con un piccolo sforzo di impostazione possiamo creare infinite combinazioni di colore e stile, dai più artistici e audaci ai più raffinati, come vediamo in questi esempi.
La creazione delle Magic Ball si adatta ai progetti più diversi che con semplici punti lasciano emergere il filato nella sua espressione artistica, soprattutto se al momento della progettazione sappiamo già come e per cosa sarà utilizzato il filato.